Christmas! Che hai detto? Ok. Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi ho qui con me Sofia, che avete già visto sul canale quando abbiamo fatto il combattimento tributo a Street Fighter. Oggi l'ho invitata con me in questo video perché parlerò di un argomento molto particolare, parlerò della moda che c'è in questo momento del Kyokushin, del karate a contatto. E lo faremo però dopo la sigla, e dopo la sigla scoprirete anche come mai Sofia ci potrà aiutare in questo argomento. Dopo la sigla. Beh ragazzi, nel frattempo come vedete anche Sofia si è trasformata in un vero samurai. Sì. Bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese, e questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, è completamente gratuito, quindi ragazzi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividete il mio video, lasciate like, ma soprattutto lasciatemi un commento, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Beh ragazzi, partiamo con l'argomento di oggi e poi scopriremo perché Sofia ci può aiutare in questo video. Sofia, voi non ci crederete, ma non sa niente veramente di questa cosa che io volevo parlare, e quindi non sa proprio quello che dovrà dire o di quello che andremo a parlare. Però ragazzi, allora, seriamente parlando, da diverso tempo su internet, attraverso internet, YouTube in particolare, ho notato questa cosa qui. C'è un po' questa moda del karate Kyokushin, del karate a contatto, quindi del karate Kyokushin. Di questo ho una testimonianza molto importante, perché anche qui nelle zone dove mi trovo io, nella città, anche nelle città vicine, oppure quando viaggio per alcuni seminari, scopro sempre con mio grande stupore che alcuni maestri sono diventati improvvisamente dei maestri di Kyokushin. Quindi voglio dire, il giorno prima si allenavano in uno stile e insegnavano karate, e dal giorno dopo sono già diventati maestri di Kyokushin e insegnano il nuovo karate. Fa ridere sta cosa? Abbastanza. Su internet sono arrivati questi filmati dall'esame della Michelle Hunziker, a cui ho dedicato anche un video, ma poi ci sono stati anche altri video dove alcuni youtuber sono andati a provare il Kyokushin con titoli a volte anche veramente fantasiosi. E insomma c'è un po' questa moda del Kyokushin karate, del karate a contatto. Questa cosa è stata trascinata un po' dal karate combat, quindi dal karate anche lì a contatto, e quindi naturalmente, siccome i combattenti di karate combat sul suolo italiano sono veramente pochi, diciamo che poi tutti gli youtuber si sono buttati a fare video di tendenza su questo stile qua a contatto, che naturalmente non è l'unico stile di karate a contatto, ma ci sono tantissime scuole. Poi, come ho detto prima, appunto l'esame di Michelle Hunziker ha portato un po' fuori questa cosa qui tra le notizie, e molti si sono dedicati improvvisamente al Kyokushin, al karate a contatto. Ma come abbiamo già parlato tante volte su questo canale, il problema qual è? Il problema è che sono venuti fuori tantissimi maestri che fino al giorno prima facevano tutt'altra cosa. Quindi non si sa come bene, però la conoscenza in una notte è arrivata a loro, e quindi già dal giorno dopo hanno potuto iniziare i corsi di karate Kyokushin. Perché Sofia può aiutarci? Sofia è una delle studenti giovani, delle giovani studenti che ho qui nella mia scuola, una ragazza molto promettente, si impegna molto, molto brava nel karate, e Sofia poche settimane fa ha fatto la sua prima esperienza combattendo in una gara, in un trofeo regionale, con le regole Kyokushin a contatto, ed ha disputato una finale. Quindi Sofia, com'è andata questa esperienza? È andata molto bene, ho combattuto una finale molto difficile, sono arrivata seconda, ma sono comunque molto soddisfatta. Più avanti vi dirò qualche altro dettaglio e poi appunto scopriremo perché Sofia può aiutarci su questo argomento. Come dicevo, sono nati numerosi video, perfino Jess Camp. Sai chi è Jess Camp?
bravissima, grandissima, così devi fare, non devi mai scoprire. No, scherzo. Comunque anche il famosissimo Jessenkamp dal suo canale ha fatto recentemente un video dove è andato ad allenarsi in una scuola Kyokushin a contatto. Questo è un sintomo di come questa cosa ha preso un po' piede, diventando un po' una moda. Avevo pensato di fare anche un video reaction parlando appunto dell'esperienza di Jess, ma poi ho deciso di parlare più a 360 gradi di questa cosa. Tra l'altro l'esperienza di Jessenkamp vista da un insegnante come me, da fuori, da karateka, mi è sembrata poi abbastanza anche deludente dal punto di vista della preparazione. Sembrava proprio che non sapesse letteralmente che cosa fosse il karate a contatto, ma poi probabilmente magari è anche così. Comunque questo è un chiaro sintomo di come questa cosa abbia fatto un po' tendenza. Come ho detto, infatti, sono nati tantissimi corsi di karate a contatto di Kyokushin, però attenzione, si parla di Kyokushinkai, ma molti non sanno che in realtà per tante persone questa parola, per tanti praticanti che fanno il karate a contatto, è una parola usata un po' impropriamente. Infatti il Kyokushin è uno stile messo a punto e ideato dal maestro Oyama, e la proprietà, diciamo, di questo, chiamiamolo così, marchio è naturalmente ancora della famiglia di Oyama, e in particolare di sua figlia Cristina, che attualmente naturalmente dirige l'Hombo International Karate Organization, appunto Kyokushin. In realtà tutte le scuole, tutti i maestri, tutti gli insegnanti che non fanno parte, diciamo, di questo ramo della famiglia Kyokushinkai, in realtà non potrebbero dire di praticare Kyokushin, ma un altro tipo di karate a contatto. Infatti le scuole Kyokushin riconosciute sono solo quelle che sono riconosciute da questa federazione. Ma il problema qui di questo discorso che ha fatto tendenza è proprio questo, delle persone che, prese dall'hype, dalla moda, decidono nei loro corsi di iniziare a praticare da un giorno all'altro il karate a contatto. E voi mi direte, ma non c'è niente di male a praticare, a cambiare stile se uno non si sente adatto o non ha più soddisfazione, e questo sono d'accordo con voi. Il problema qual è? Il problema è mettersi direttamente a insegnare il giorno stesso che magari uno ha deciso di cambiare stile, e gli allievi non si accorgono magari dell'assurdità della cosa, che il loro maestro la settimana prima è lì al dojo a insegnare uno stile e la settimana dopo con la sua nuova cintura nera è già pronto per insegnarne. Il punto, ragazzi, è sempre lo stesso. Perché fanno questo? Fanno questo per cercare di recuperare più allievi. È andato di moda, è andato in tendenza dire faccio il karate a contatto, noi siamo quelli che meniamo, noi siamo quelli che picchiamo, facciamo anche noi il karate a contatto e gli allievi arriveranno. E quindi, Sofia, tu da atleta, da giovane praticante di karate, ti sei fatto un'idea sentendo quello che ho appena detto? Per la mia poca esperienza, perché comunque sono all'inizio, posso dire che ho fatto vari combattimenti, mi sono allenata e mi sono resa conto anche che è una cosa molto difficile da sostenere, ci vuole molta tecnica e richiede appunto molti sacrifici. Per te è stato, diciamo, abbastanza naturale fare questa esperienza, perché anche noi nella nostra scuola portiamo avanti da sempre un karate più orientato al contatto, anche se non stiamo parlando dello stile Kyokushin, abbiamo un altro stile, ma comunque prevede il contatto. Per il tuo esame di cintura viola ricordi quanti combattimenti hai fatto? 30. Almeno 30? Almeno 30. Almeno 30, quindi Sofia già ha dovuto combattere 30 volte in una sera per conquistare la sua cintura viola. Quindi secondo te perché alcuni maestri momentaneamente hanno preso questa via e si improvvisano maestri di karate a contatto? Perché probabilmente vogliono saltare gli allenamenti che fanno i veri maestri e quindi superarli e arrivare a qualcosa che però non sanno, rovinando anche le arti marziali e prendendo in giro anche i maestri che sanno farlo. E anche gli allievi, naturalmente, soprattutto gli allievi, certo. Quello sì. Facendo anche questo tipo di combattimento mi sono resa conto che appunto richiede molto sacrificio e non è una cosa da poter improvvisare. È una cosa che non si deve improvvisare. Non si deve improvvisare. Sembra che si possa improvvisare perché dice che ci vuole a colpire, noi ci mettiamo là, colpiamo, ma in realtà adesso
proprio quello che volevo andare a dire. Il karate Kyokushin non è solo il karate a contatto, come volete chiamarlo voi, non è solo arrivare e combattere, non è solo arrivare, picchiare o scambiarsi colpi. È uno stile di karate degno di tutto rispetto, che racchiude al suo interno un bagaglio tecnico veramente sconfinato. Ci sono tantissime cose da imparare, tantissimi concetti, è una filosofia da portare avanti che non è possibile improvvisarla in poche lezioni o diventare maestri e insegnanti in pochissimo tempo. Diciamo poi anche un argomento, una frase che magari molto scomoda, nessuno gli verrebbe mai in mente di dirla, a me sì, non me ne frega nulla perché lo dico. Vergognose sono le federazioni che in cambio di una manciata di nuovi iscritti non si fanno scrupoli a consegnare attestati di insegnanti, facendo diventare insegnanti delle persone che fino al giorno prima facevano tutt'altro. Questa cosa della moda del Kyokushin mi fa un po' rabbia, anche se non si tratta del mio stile e della mia scuola, ma mi fa un po' rabbia perché queste persone vanno a rovinare, come ha detto Sofia, giustamente rovinano, a parte la fiducia nei maestri, ma vanno a rovinare anche gli allievi, perché io ho visto in alcune manifestazioni anche ragazzi e ragazze mandate a combattere senza una preparazione adeguata. Possiamo dire che vengono mandati direttamente al macello. Ma questo agli insegnanti non importa, perché il loro obiettivo non è il Kyokushin o il karate a contatto, è avere una possibilità di poter fare degli allievi in più. Quindi oggi va di moda il Kyokushin, iniziamo a fare Kyokushin. Domani andrà di moda un'altra cosa, inizieremo a fare anche l'altra cosa. Posso dire una cosa? Certo, devi dire. Il karate non è soltanto, il karate Kyokushin non è soltanto combattimento, perché comunque ci sono anche i kata e le loro applicazioni, e non è appunto soltanto combattimento, perché ciò significherebbe sminuirlo il karate, perché si toglierebbe la tecnica. Giustamente, però tu fai osservare questa cosa: come fa un maestro che è diventato maestro in una settimana a sapere già tutti i kata? Esatto, perché ci vogliono tanti anni. Ci vogliono tanti anni, perché comunque o i kata non li sa, o comunque se sa qualche kata sono kata studiati velocemente solo per saperne la forma, e quindi non sono stati fatti i passi necessari. E noi siamo abituati al contatto perché appunto è il tipo di comité che portiamo avanti. Nonostante questo, Sofia, per partecipare a questo evento, ha dovuto naturalmente fare un allenamento particolare. Questo per farvi capire, faremo qualche domanda, voglio approfondire questa cosa con Sofia per farvi capire quanto è difficile e come ci vuole tanto impegno per portare avanti uno stile che non è il proprio. Quindi Sofia voleva fare questa esperienza, per gareggiare naturalmente ha dovuto fare una preparazione. Come ti sei allenata, Sofia? Nel dojo mi sono allenata con dei ragazzi con grado, età e anche altezza e peso più grandi di me, che mi hanno aiutata a superare l'incontro. Inizialmente sia io che le mie compagne che hanno partecipato alla gara non capivamo il perché di questa scelta che ha fatto appunto il maestro di farci allenare in questo modo, ma poi successivamente abbiamo capito. L'ho capito salendo sul tatami alla gara. Sì? Perché i colpi si sentono fin da subito, e allenarsi con persone più grandi aiuta appunto a farsi una specie di corazza e a prepararsi al meglio anche a colpi un po' più deboli rispetto a quelli appunto a cui si è abituati. Non pensavo che le protezioni fossero sia tanto utili che comunque mi provocassero lo stesso del dolore, perché nonostante ci fossero le protezioni che sono comunque obbligatorie durante l'incontro, ho sentito comunque male perché i colpi si sentono e ho avuto anche parecchi punti. Quindi non ti aspettavi, tu pensavi vado a combattere con le protezioni, ok, le protezioni mi proteggono. In realtà le protezioni sì ti proteggono, ma quando quell'altro picchia si sentono lo stesso. Sì. Ecco, ok. E voglio dire, come pensi che possa reagire psicologicamente una persona che non viene preparata a dovere e che a un certo punto sale sul tappeto e purtroppo si accorge di essere totalmente inadeguato? Cioè è paurosa soltanto a sentirlo dire. Ecco, perché tu hai provato su di te che cosa vuol dire e ti eri preparata. Esatto. Quindi pensare a te stessa senza la dovuta preparazione, arrivare a un combattimento del genere,
superare quel tempo per cercare di restare in piedi sarebbe stato impossibile, non difficile, impossibile. Qui si torna, ragazzi, al discorso che facevo prima. Vedo purtroppo tantissimi ragazzi giovani, ma non solo nel circuito adesso il Kyokushin, anche nell'MMA, in questi sport a combattimento, in varie manifestazioni, mi capita di vedere quando mi sposto. Purtroppo vedo a volte persone salire in categoria e combattere, persone giovani totalmente inadeguate, preparate malissimo sia sotto il punto di vista tecnico, appunto delle tecniche, ma soprattutto dal punto di vista anche fisico, perché allenarsi per andare a combattere ci vuole una preparazione atletica non indifferente. Vedo persone totalmente impreparate su tutto, che naturalmente hanno delle esperienze veramente disastrose, secondo me. Infatti anche nel tuo combattimento che hai fatto in finale ti sei stancata molto. Sì, perché è stancante. Davvero tanto. Insomma, naturalmente io ti conosco, lo so, ma penso che anche i nostri amici abbiano capito che non hai paura di combattere e che combattere ti piace, studiare il combattimento ti piace. Nonostante sia comunque qualcosa di molto difficile da affrontare, perché ha un impatto mentale molto pesante, bisogna prepararsi sia fisicamente che mentalmente, e visto da fuori può sembrare semplice, perché tirare un pugno magari è capace chiunque, ma la tecnica non ce l'ha. Chi ci va di mezzo? Ci va di mezzo quello che sale sul tappeto a combattere, esatto. E il maestro sta fuori, che gliene frega. Quello che va sopra purtroppo poi sentirà su se stesso, se non è preparato, tutta la potenza naturalmente che gli verrà scagliata addosso, perché ci dovrebbe essere una preparazione che purtroppo per tante persone non c'è. Insomma, un po' l'appello che faccio è anche ai maestri Kyokushin che magari si prestano alla realizzazione di qualcuno di questi video, magari di pensarci un po' meglio. Ho visto anche dei titoli: vado da un maestro di karate a dirgli che fa schifo, con la copertina con la mano così. No, io non potrei mai accettare uno che viene e mi dice che poi faccio la copertina, ci scrivo che ero venuto a dirti che fai schifo. Lo mando contro Sofia, no? Quindi ragazzi, cioè, cerchiamo naturalmente di aprire gli occhi e assolutamente non facciamo passare il messaggio che Kyokushin è uno stile di karate che si risolve in 5 minuti. Un paio di guantini, ti metti là, colpisci, ok, che ci vuole? Ci vuole tanta preparazione, ci vuole tanta tecnica, ci vuole tattica. L'esperienza di Sofia ci insegna molto, perché giovanissima ha voluto fare questa esperienza, non ha avuto paura, non si è tirata indietro, ha dovuto studiare tantissime tecniche, ha dovuto studiare tantissimo nelle settimane precedenti, si è preparata e nonostante questo, come avete sentito, aveva le protezioni, ma i colpi li ha sentiti. È stata molto contenta arrivando in finale. Tra l'altro tu sei una cintura viola, ma sei stata accorpata con le cinture nere, quindi la tua finale l'hai disputata con una ragazza cintura nera, che è molto brava, è stata veramente bravissima. E comunque si parla di persone esperte che hanno già praticato, e quindi Sofia, voglio dire, si è fatta valere e ha fatto sicuramente una bellissima esperienza. Per quanto riguarda invece i maestri che si improvvisano maestri appunto di un'arte marziale che è a loro sconosciuta, mi dispiace per loro, ma anche per i loro allievi, perché comunque non notano nemmeno un minimo di cambiamento, oppure se lo notano non gli dicano niente, ecco. Quindi stai dicendo che non fanno niente, quindi è anche un po' colpa degli allievi se certi maestri si trovano la strada spianata. Sì, anche perché se un maestro ha imparato una determinata arte marziale in una settimana, può farlo anche un allievo, può pensarlo. Sì, no, magari l'allievo ce ne mette 2, esatto. Però anche lui, allora, questo segreto condividiamo questo segreto tra tutti i maestri, facciamo questo appello. Tutti i maestri sono riusciti a diventare così maestri di tutt'altra disciplina, ci facciano sapere il segreto, perché magari anche noi possiamo farlo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, di questa chiacchierata che ho fatto con Sofia. Era solo un piccolo appunto per sensibilizzare un po' questa cosa che sta prendendo un po' questa deriva di moda, e mi piaceva portare questa esperienza di Sofia, perché è giovanissima, ha fatto questa esperienza e come vedete c'è sempre da imparare qualcosa, e soprattutto è molto importante ascoltare sempre le persone. Lasciate un commento, perché io leggo e rispondo. Tu? Tu leggi e rispondi. Allora il maestro legge e risponde.
lasciatemi un commento perché Il maestro legge e risponde. a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!